In questo video vi mostrerò dei work in progress presi dal software di modellazione 3D che sto usando per la realizzazione di due robot che appunto sto modellando per realizzarli poi in 3D stampati. Si tratta di due robot molto conosciuti, di Giant Robot e dell'iconico Daitan 3. Quindi se vi interessa vedere qualche schermata di quello che sto realizzando, allora continuate a vedere questo video. Era un po' di tempo che stavo pensando a dei video di questo tipo. In realtà stavo pensando di realizzare qualche live, ma siccome ho poco tempo a disposizione non sono ancora pronto per fare una cosa del genere. Quindi ho pensato di registrare episodi come quello di oggi, in cui registro appunto in presa diretta il video, o quasi, senza grossi montaggi, per realizzare appunto video abbastanza veloci da potervi mostrare. Poi magari fatemi sapere se vi piace questo genere di video, perché in caso positivo avrei intenzione di realizzare anche altri episodi. Infatti già sono in fase di realizzazione altri modelli 3D robotici, per cui probabilmente potrei realizzare già altri 2 o 3 video senza grandissimo sforzo. Detto questo, partiamo subito con il primo robot di oggi. Si tratta appunto, come dicevo prima, di Giant Robot. E quindi partiamo subito con la prima preview. Già l'introduzione è stata un po' lunga, ma volevo un attimo raccontarvi le origini di questo tipo di video. E quindi andiamo subito al succo appunto, al succo del video e senza altri giri di parole. E quindi questo è il mio Giant Robot. Spero che vi piaccia, ci ho messo un po' per realizzarlo, però io devo dire che sono abbastanza soddisfatto del risultato finale. Come sapete realizzo i miei modelli completamente da zero, quindi parto dal concept di come li vorrei realizzare. Ovviamente prendo prima spunto dalle references che trovo online, oppure direttamente dagli OAV, come in questo caso. Qui si parla di Giant Robot, che non è il Giant Robot quello della serie live action degli anni 60-70, ma del Giant Robot dell'OAV degli anni 90. Quindi un robot molto più aggressivo, molto più dark, molto più cupo, e ovviamente con anche delle proporzioni a livello di design molto molto diverse rispetto a quello precedente che ci ricordiamo di 30 anni, 40, 50 anni fa, con questi spalloni giganteschi che sono un po' strani, però alla fine rendono il design molto, molto particolare, ecco. Quindi andiamo subito a vedere un attimino di che cosa si tratta. Ecco, vi faccio vedere un attimo un po' la rotazione di tutto il modello. Gli oggetti, gli elementi, diciamo, di questo modello sono molto particolari, perché oltre ad avere appunto queste spalle molto grandi, ha anche questo zaino retrostante che è abbastanza, insomma, grande, occupa tanto spazio, e quindi bisogna, anche a livello di posizionamento e di posa del robot, bisogna tenere conto appunto della presenza di questo zaino, perché effettivamente poi l'equilibrio del robot potrebbe diventare precario. Fortunatamente nel design abbiamo questi praticamente ferri da stiro al posto dei piedi, che ci aiutano per avere appunto una posa e una posabilità abbastanza stabile, appunto. L'aspetto che mi piace di più sicuramente del robot è la testa, perché appunto la testa ha appunto un aspetto molto aggressivo, cerco di farvela vedere, ed è una delle caratteristiche che più mi hanno affascinato di questo robot. Dal punto di vista della modellazione, come vi ho detto, non ci sono state particolari difficoltà. Io penso che questa sia la versione definitiva. Le cose che sono ancora da capire per quanto mi riguarda sono la dimensione del robot, che mi sembra le sue dimensioni originarie dovrebbero essere sui 20 metri nel cartone animato. Per quanto riguarda i miei robot, quindi dovrebbe essere appunto grande quasi il doppio di Gigrobot, cosa assolutamente irrealizzabile. Infatti la mia idea è cercare di realizzarlo più o meno alla stessa altezza di Gigrobot, quindi più o meno questa altezza, che dovrebbe essere sui 25 centimetri. Probabilmente, non so, siccome comunque è un robot molto molto ingombrante, stavo pensando anche di farlo leggermente più piccolo, ma non sono tanto sicuro. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Questo perché comunque poi mettendoli vicino, altre particolarità sono sicuramente la sua gonna, il suo gonnellino molto lungo, molto ampio e molto rigido anche, che mi ha fatto sì che alla fine devo capire un attimino come realizzare la parte sottostante del bacino, quindi gli attacchi della coscia e quindi delle gambe al resto del corpo.
In teoria dovrei fare appunto un semibacino, attualmente non c'è niente, faccio vedere, attualmente non c'è proprio nulla, vediamo un po', magari così si può vedere un po' meglio. Oh, ecco, magari così si può vedere un pochino meglio quello che c'è. Adesso una preview soltanto con i vertici, quindi non è nemmeno in wireframe. Quindi come potete vedere le gambe non sono collegate a nulla in questo momento. Ecco qui, vedete le gambe non sono collegate a nulla. Per quanto riguarda il resto del corpo, come potete vedere, rimetto una visualizzazione wireframe, come potete vedere parte del corpo, ad esempio braccia, questa parte delle braccia, gli avambracci e le braccia sono praticamente oggetti quasi identici alle cosce e alle gambe, quindi da un certo punto di vista è stato anche semplice replicarli, ovviamente stando attenti alla giusta proporzione. Comunque sono abbastanza soddisfatto. Il modello sostanzialmente è quasi finito, mancano pochissimi dettagli come vi ho detto e quindi probabilmente a breve procederò con la stampa vera e propria in 3D, quindi magari se vi interessa questo modello continuate a seguire il canale perché probabilmente pubblicherò degli shorts dove farò vedere appunto l'avanzamento di questo modello con le varie fasi della stampa, magari con la configurazione in situ box, eccetera, eccetera. Bene, questo era il primo modello di oggi, spero che vi sia piaciuto. Fatemi ovviamente sapere nei commenti cosa ne pensate, quali potrebbero essere i dettagli che vorreste cambiare o magari cambiereste tutto quanto, se vi piace questo robot in generale, se vi piace il modello che ho realizzato e niente, passiamo al secondo modello della giornata che come vi ho detto è Daitan 3. Adesso lo vedete qui assieme a Goldrake e Gigrobot, che sono i modelli che ho già realizzato e di cui potete vedere anche dei video, ho già realizzato un paio di video, un trailer e un video lungo di entrambi, e questi sono adesso in proporzione con la mia idea con cui vorrei stampare il mio Daitan 3. Quindi più o meno Gigrobot è alto circa 25 cm, mentre Goldrake sui 30-32 cm. Daitan 3, siccome ovviamente non posso mantenere le proporzioni originarie perché altrimenti dovrei farlo estremamente più alto degli altri due, comunque ho intenzione di mantenere nella mia serie robotica stampata in 3D mantenere un minimo di differenze di altezza che più o meno ripercorrano quelle che sono le effettive altezze all'interno dei cartoni animati. Quindi Daitan 3, che dovrebbe essere alto circa 200 metri, rispetto a Goldrake, che dovrebbe essere alto 30 metri, dovrà essere necessariamente più alto. Ora, io sono arrivato più o meno a questa altezza che dovrebbe essere, corna comprese, circa 36-37 centimetri, quindi dovrebbe diventare una bella bestia. Il Daitan 3 rispetto al Giant Robot che abbiamo visto prima si trova nettamente in ritardo, indietro nella modellazione e nella definizione di tutti i dettagli. Quindi adesso vi farò vedere qualche anteprima, insomma, del robot per farvi capire più o meno quelle che sono le proporzioni. Adesso vedete Jig e Goldrake come diciamo, dei cartonati, quindi totalmente sottili, perché comunque mi servono soltanto come riferimento per la realizzazione, per l'identificazione della giusta proporzione di Daitan 3. Quindi non ci interessano in questo momento. Per quanto riguarda invece Daitan 3, ecco, il modello, questo è quello, diciamo, il modello di partenza è quello che ho realizzato tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000, ma sto cercando di attualizzarlo soprattutto nelle proporzioni e nella posa, e laddove ci sono degli elementi troppo semplici, appunto, sto cercando di rimodellarli. Infatti per alcuni versi ad esempio, possiamo vedere qui le cosce, in realtà Daitan 3 dovrebbe essere originariamente un blocco unico, un unico parallelepipedo. Sto cercando di farle leggermente rastremate, ispirandomi un pochino a quelli che sono i Soul of Chocokin serie full action, senza però esagerare, come appunto vi ho parlato nella top 10 dei Soul of Chocokin, appunto, senza esagerare nel cambiare eccessivamente il design finale del robot. Come dicevo, poi sto lavorando ancora sulle proporzioni, sulle giuste proporzioni, perché ad esempio non sono ancora totalmente convinto della giusta proporzione tra gambe e braccia. Ultimamente ho ingrandito leggermente le gambe, poi come sapete, come forse sapete, a me piacciono i robot con una dimensione delle gambe leggermente appunto sovradimensionata e
e quindi appunto ultimamente ho ingrandito leggermente la dimensione delle gambe stesse, quindi sia leggermente la lunghezza ma anche la larghezza e la profondità. Stessa cosa anche per il discorso delle braccia. Le proporzioni poi generali del robot, insomma, vorrei cercare di farlo un pochino più slanciato rispetto a quelli che sono i robot classici della serie GX, appunto non full action. Adesso vi faccio vedere una preview in APR, ecco qui. Per quanto appunto riguarda la posa del robot, al momento tutti i miei robot hanno una posa che sto cercando di realizzare un po' più moderna rispetto a quella classica dei robottoni degli anni 70-80, soprattutto sulla posizione del corpo, quindi del trittico bacino, vita, torace, che formano nella mia versione una curva un po' in avanti. Al momento in Titan 3 questa cosa è un po' accentuata, come potete vedere, e non so se mantenerla così, ci devo ancora pensare, devo ancora finire di lavorarci. Per quanto riguarda poi altre parti del corpo, sicuramente il bacino, come potete vedere adesso qui c'è un piccolo errore di sovrapposizione di poligoni, perché comunque il bacino adesso è formato un po' come nei Gundam con un approccio a gonnellino, quindi tutte queste parti, la parte frontale, retrostante e laterale si allargano, anche se sicuramente una volta arrivato alla forma definitiva toglierò questo approccio a gonnellino e realizzerò un bacino standard classico. Per quanto riguarda poi la testa, al momento non mi dispiace, preferisco una testa un po' più grande, ad esempio rispetto ai Soul of Chogokin, che per necessità di trasformazione hanno dovuto farla leggermente troppo piccola, a me non piace molto. Non so se questa sarà la dimensione finale, magari vedrò di ridurla leggermente, e sicuramente anche l'espressione del viso, il viso devo completarlo, e l'espressione del viso sono ancora molto indeciso se realizzarla appunto con la bocca chiusa, magari seriosa, oppure farla con la bocca aperta, della serie se non hai paura di questa forza fatti avanti. Però probabilmente resterò sulla prima, perché appunto quella dovrebbe essere un'espressione con una posa più dinamica rispetto a questa che poi alla fine sarà una statua. Per quanto riguarda altre parti da sviluppare, sicuramente le spalline, devo completarle, manca qui la parte di chiusura delle spalline che adesso sono completamente aperte, e appunto la parte di dietro, lo zaino, come potete vedere qui lo zaino, il bacino è ancora completamente aperto. Lo zaino dovrebbe essere così, non voglio realizzarlo grande come nel Soul of Chogokin, mi sembra veramente troppo grande, enorme. Diciamo sono arrivato a questa dimensione che mi soddisfa abbastanza. Un'altra problematica fondamentale di questo robot sono le lame sulle gambe, perché finché appunto il robot si trova svolazzante nello spazio, nei cieli, non è un problema, però nel momento in cui bisogna spostare le gambe, spostare i piedi, allora le lame, bisogna capire un attimino cosa far fare alle lame, perché come possiamo vedere in teoria le lame dovrebbero essere al centro perfetto dei piedi, almeno questo dovrebbe essere il disegno originale, ma se vogliamo fare in modo che il robot sia posabile, possiamo poggiarlo su un tavolo, questo non è possibile. Quindi due sono le strade, questa che non mi piace molto, quindi ruotare diciamo, la caviglia e far restare le lame al loro posto, quindi allineate con la gamba, oppure la seconda ipotesi che devo ancora esplorare, devo capire, e probabilmente però farò questa, diciamo deformare il piede in maniera tale che il piede vada a allinearsi alla base del tavolo, ma deformandosi, quindi restando allineato alla gamba in questo modo, come vi sto facendo vedere con il cursore, e allargandosi in questo modo qui. Probabilmente in questo modo le lame potrebbero essere un pochino più centrate sul piede, che appunto risulterà però deformato. Tra le due soluzioni questa mi sembra appunto quella che mi piace di più, anche se ovviamente il robot dovrebbe essere metallico, quindi la deformazione non dovrebbe esistere, però poi nell'anime in realtà abbiamo visto tante volte, in tante puntate, che tutte queste considerazioni non vengono fatte, e quindi anche io voglio prendermi questa, diciamo, licenza. Ok, ritornando poi alla versione wireframe, come potete vedere qui mancano tutti i connettori, adesso sto lavorando soltanto sulle proporzioni,
quindi ci saranno da realizzare tutte le parti di connessione tra i vari arti, anche se non mi preoccupa per niente questa parte, perché sostanzialmente i connettori da realizzare saranno, almeno quelli che saranno visibili, saranno soltanto sui gomiti e sulle ginocchia. Altri connettori non ne vedo e non vedo particolari problemi dal punto di vista. Bene, credo che per ora sia tutto e quindi niente, torniamo nello studio e per i saluti finali. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate delle preview che avete visto e anche del format, se vi piace, se è una cosa che vi interessa e che magari quindi posso continuare a pubblicare con altri episodi, con altri robot in 3D che ho intenzione di realizzare in futuro. Fatemi sapere inoltre se i robot che avete visto oggi nelle preview vi piacciono e magari scrivete nei commenti qualche suggerimento su cosa cambiereste e che cosa appunto potrei aggiungere o modificare per renderli ancora più appetibili. Anche perché ricordate che io comunque leggo tutti quanti i commenti e accetto ben volentieri quelle che sono le critiche costruttive. Poi ovviamente cerco sempre di ponderarle con il mio gusto personale e con l'obiettivo del modello che mi sono dato. Quindi commentate e se vi è piaciuto questo video lasciate un like, condividetelo con i vostri amici appassionati di robottoni e continuate a seguire questo canale. Per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!